Ciao gente, oggi volevo farvi vedere i libri che ho comprato stamattina e perché lo metto fra virgolette ve lo spiego fra un attimo. Perché siamo sui social media e io sono sui social media per promuovere la mia arte, però non è che posso avere arte nuova tutti i giorni, quindi nel frattempo mi devo inventare qualcosa per intrattenervi e ho pensato che farvi vedere i miei acquisti letterari fosse una buona idea. A proposito di promozioni, il mio libro si intitola Stesso aspetto, stesso mare, probabilmente lo sapete già. Lo trovate su tutti i miei social, lo trovate su Amazon, lo trovate in libreria, l'autrice sono io, Lum Martian. Bene, pubblicità fatta, quindi libri. Praticamente c'è un antiquariato che si chiama Nurlis Antiquariat, che in questi giorni sta facendo una mega svendita dei loro volumi. Penso che siano libri che buttano via, cioè che butteranno via se non riusciranno a vendere in realtà. E ti fanno pagare 100 corone a borsa. Cioè 100 corone sono più o meno 10 euro, per conto. E circa 10 euro per questi, non vi dico che me l'hanno tirati in testa, però praticamente sì. In realtà mi fa molto piacere che facciano queste cose perché è un negozietto piccolo e in questo modo, diciamo, supporto il negozietto piccolo, pago poco i libri e recupero dei libri che probabilmente finirebbero nel cestino. Allora, devo dire che ero andata lì e mi ero detta, ok, massimo 4. E poi ho chiesto alla commessa, ma quanti libri posso mettere in una borsa? Cioè, una borsa a 100 corone significa quanti libri in una borsa? E lei mi fa, tutti quelli che riesci a farci stare. E ho detto, ok, come volete voi. E niente, siamo finiti così. Non mi ricordo esattamente quanti libri ci sono e non mi ricordo esattamente neanche che cosa ho preso. Perché quando faccio queste cose devo dire che vado un po' a casaccio e poi era il classico mercatino, diciamo, dell'usato. Tutti libri diversi, tutte la rinfusa. Anche un sacco di schifezze, onestamente, un sacco di robaccia. Quindi ho dovuto un po' pescare. Però è stato divertente andare a pescare i libri che ci possono interessare e adesso ne tiro fuori uno alla volta e come ho detto non mi ricordo nemmeno io esattamente cosa c'è dentro, quindi vediamo. Questo è, fra parentesi, naturalmente sono tutti in inglese e norvegese. Questo è il problema della gente che emigra e poi va sui social media e non sa in che lingua parlare. Cioè, dove parlare inglese per questo video? Dove parlare norvegese? No, cioè ci manca solo che inizi a parlare norvegese. Già avere i social media in due lingue e fare tutto in due lingue anche se ne è abbastanza, ve lo assicuro. Se poi inizio pure a fare in norvegese divento pazza. Comunque lo faccio in italiano e vabbè, pazienza, vi tradurrò ovviamente i titoli. Questo è Europe in the Middle Ages, second edition, cioè Europa nel Medioevo, ed è un saggio. E non è che io lo abbia preso perché sono particolarmente interessata nel Medioevo, onestamente, ma perché mi piace conoscere cose in generale e questo, come dire, praticamente era gratis o quasi, ed è stato scritto da uno dell'Università del Minnesota. Ho detto ok, insomma, un saggio serio. Quindi mi ispirava, ho detto perché no. Poi abbiamo... questo mi faceva figo per la copertina blu, di un blu molto profondo, Lars Ramslie, non sono sicura di come si pronuncia il cognome, comunque è un tipo che si chiama Lars, titolo Liten Fugl, che significa uccellino o piccolo uccello, e dovrebbe parlare del rapporto fra una madre e una figlia che sta in ospedale, per qualche ragione, che ancora non so. Poi abbiamo... questo mi ispirava tantissimo, De Somble Norge, che significa ciò che è diventato la Norvegia, di Reidar Müller. Di montagne, ghiacci e vita attraverso 2902 milioni di anni. Praticamente parla della cultura norvegese in relazione alla natura norvegese, alla natura nordica, che è una figata. Credo che dia più peso alla natura in sé, cioè proprio geologia, che alla cultura, devo dire, però mi interessa tantissimo. Anzi, la geologia è fighissima e Reidar Müller è appunto un geologo. Poi, questo è un libricino femminista oscuro che non ho mai sentito nominare e non conosco assolutamente la scrittrice, Eva Figes o Fikes. My Case for Women's Revolt, Patriarchal Attitudes. Significa le mie argomentazioni perché le donne si ribellano, attitudini patriarcali.
Non ho assolutamente idea di chi sia questa autrice e non ho assolutamente idea da dove venga. Cioè è in inglese, però in inglese America, Gran Britannia, Nuova Zelanda, Gran Britannia. Beh, era d'obbligo. Libro femminista mai sentito, oscuro, è mio, sicuramente. Poi abbiamo questo, semplicemente per il fatto che volevo avere un altro romanzo scritto da un autore norvegese, che si chiama Levi Henriksen, titolo Snö vil falle over snö som har falt, che significa la neve cadrà sulla neve che è già caduta, che mi sembra ragionevole. E parla di due fratelli che si ritrovano... no. Parla di un uomo che dopo la morte del fratello vuole cambiare vita, diciamo. E devo dire che la trama non mi convinceva tantissimo, però l'ho preso così. Di nuovo, era praticamente gratis. Questa copertina fighissima. Libro, anzi trilogia, se non sbaglio, sì, trilogia storica di Vera Henriksen, Budvars Saga. Allora, a me i romanzi storici in generale non attirano tanto, non è il genere per cui vado di solito. Però Vera Henriksen è una degli scrittori più importanti norvegesi, cosa che non sapevo, perché non la conoscevo. E diciamo che quando ci sono appunto queste svendite dell'usato, eccetera, eccetera, mi sembra un'ottima occasione anche per andare a prendere libri che magari in situazioni normali in cui devo pagarli. Scusate, ma ha un buonissimo profumo. Proprio buono, è quello col profumo migliore finora, devo dire. Ecco, comunque dicevo che queste svendite per me sono un'occasione per prendere dei libri che normalmente non prenderei se dovessi pagarli a un prezzo normale. Poi me ne mancano, ce ne sono ancora 3. Ok, dopo vi conto quanti ne ho presi, perché ho perso il conto. Bergljot Hubeck Huff, nome della scrittrice, titolo Skammen, cioè la vergogna. È la cronica di una famiglia praticamente, attraverso il IX secolo e le 2 guerre. Tanta roba storica ho tirato fuori. Perché no? Questo qua, scusate, ma guardate questa copertina. L'ho preso per la copertina, ho detto, cioè, non posso non prenderla, è fighissima. È stupenda. E è un libro per bambini. Non so, mi ispirava un sacco. Il titolo è meraviglioso. Devo dire anche l'autore magari. L'autore è Klaus Hagerup e il titolo è Kaninene synger i mörket, che significa i conigli cantano nel buio. Titolo bellissimo. Mi ha attirato il libro prima di tutto per il titolo, perché era messo così su uno scaffale, quindi non vedevo la copertina. Ho detto, il titolo, devo avere qualcosa con questo titolo. E tra l'altro in fondo ha dei ritagli di giornale misteriosi, e non so cosa siano e perché ci siano, quindi dovrò sfogliarmeli e vedere cosa salta fuori. Spero sempre di trovare qualcosa di mistico in queste cose. Rituali magici, segreti sovrannaturali. Non trovo mai un cazzo, però insomma si può sognare, no? E poi abbiamo questo di Alice Huffman. Porca miseria, questo è stato tradotto. Infatti dico Alice Huffman, non mi suona norvegese. Ok, peccato. È stato tradotto dall'inglese, vabbè, pazienza, perché se il libro originariamente era in inglese, lo voglio leggere in inglese. Però, ok, pace. Al momento pensavo fosse norvegese. Vabbè, nessun problema. Comunque, questo parla di... sempre una storia di una famiglia in un rapporto fra madre e figlia, dove c'è un sacco di dramma, ovviamente. Ok, quindi questo è quanto. Ok, sono 9. Meno male che avevo detto che ne prendevo 4. Sono 9. Aspetta, ve li metto per benino, così li vedete come si deve. Voilà. Bene. Per oggi questo è quanto, vi saluto. Ciao ciao!